Chiedere scusa. Due parole semplici, ma che se dette nel modo giusto possono davvero ricostruire ponti dove sembrava esserci solo distanza. Eppure nella comunicazione professionale saper chiedere scusa è spesso visto come un segno di debolezza, come se ammettere un errore significasse perdere in qualche modo autorevolezza, ma la verità è un'altra. Chi sa chiedere scusa nel modo giusto rafforza la propria leadership, perché ammettere un errore non ci rende più piccoli, ci rende più credibili, più umani e soprattutto ci permette di ripristinare la fiducia, che in ogni relazione, professionale o personale, è la vera valuta di scambio. Non tutte le scuse funzionano però, ci sono scuse che suonano vuote, altre che sembrano strategiche, fredde, forzate, e poi ci sono quelle che lasciano il segno, quelle sincere, quelle che fanno dire all'altro: "Ok, possiamo ricominciare da qui". Allora, vediamo insieme 3 principi fondamentali per chiedere scusa con autenticità e reale potere trasformativo. Il primo è riconoscere il danno, non solo il fatto. Spesso ci fermiamo al gesto. Scusa per il ritardo, scusa per non averti risposto prima, ma la vera forza di una scusa è nel riconoscere l'impatto che abbiamo avuto nei confronti dell'altro. Ad esempio, mi dispiace per averti fatto sentire ignorato. Mi rendo conto che questo ha creato disorganizzazione nel tuo lavoro. In quel momento non stiamo solo parlando dell'errore, stiamo mostrando empatia. E l'empatia è la chiave che apre la porta del perdono. Secondo punto, non giustificare, ma assumersi la responsabilità. Il peggior modo di chiedere scusa è dire mi dispiace, ma non era colpa mia. Oppure mi dispiace se ti sei sentito offeso. Quello non è chiedere scusa, è proteggere l'ego. La vera scusa è pulita, essenziale, diretta. Ho sbagliato, mi assumo la responsabilità. È lì che nasce la fiducia. Perché chi si prende la responsabilità oggi, domani viene visto come più affidabile. Terzo aspetto, fare seguire le scuse da un impegno concreto. Tutti sono bravi a parole, ma noi dobbiamo dimostrarlo. Chiedere scusa non è solo un atto verbale, è un gesto relazionale. Serve dimostrare che abbiamo capito, che abbiamo imparato, che faremo diversamente. Un semplice voglio assicurarmi che non succeda di nuovo e per farlo da oggi farò questo. Può cambiare completamente il significato delle nostre parole. Diventa riparazione, non solo ammissione. Pensiamo a chi lo fa davvero. Un CEO che si prende la responsabilità pubblicamente di un errore dell'azienda, senza cercare alibi. Un coach sportivo che dopo una sconfitta si assume la colpa davanti ai microfoni per proteggere la squadra. Un collega che torna da te dopo un confronto difficile e dice: "Ci ho pensato e credo tu abbia ragione, ti chiedo scusa". Non è debolezza, questa è autorevolezza, perché la vera forza sta proprio nella capacità di riconoscere i propri limiti e trasformarli in occasioni di crescita. Nessuna relazione professionale è perfetta. Fraintendimento, tensione, errore fanno parte del gioco, ma la differenza la fa come rispondiamo a questi momenti. Saper chiedere scusa davvero è un'arte, è l'arte di ricostruire fiducia senza forzare il perdono e dire so di aver rotto qualcosa e voglio ripararlo, non per convenienza, ma per rispetto. E questo nel lungo periodo vale più di 1000 promesse fatte in anticipo. Se in qualche modo questo video ti ha lasciato qualcosa, iscriviti al canale. Ogni settimana condivido strumenti concreti per comunicare con più consapevolezza, più empatia e più autenticità. Perché la comunicazione non è solo una questione di efficacia, è una questione di fiducia. E la fiducia si costruisce anche con un semplice e sincero scusa. Ci vediamo nel prossimo video.